Ok, allora direi che possiamo iniziare. Anzitutto benvenuti e buon pomeriggio a tutti. Grazie intanto per dedicarci questa mezz'ora del vostro tempo. Come sapete appunto il webinar sarà sull'integrazione e-commerce e in particolar modo l'obiettivo di questo webinar è quello di andare a toccare con mano proprio quelli che sono diciamo gli aspetti tecnici e di processo e soprattutto le criticità dell'integrazione con l'e-commerce. Mi presento, mi chiamo Elisa Evangelio, io lavoro nel Dipartimento di Marketing di RTT e oggi con noi, diciamo il mio ruolo oggi è quello di fare da moderatrice. Con noi però interverranno due esperti di RTT, che li ringrazio anzitutto per partecipare a questo webinar. Abbiamo Alberto Frazzini, che è il nostro Sales e Marketing Director, nonché partner di RTT, e interverrà con noi anche Duilio Paliferro, che invece all'interno di RTT è Technical Leader e Senior Developer. Vorremmo che fosse una sessione interattiva, quindi trovate sotto la sezione delle Q&A, non esitate a scriverci e dedicheremo poi alla fine del webinar una parte proprio per rispondere alle vostre curiosità o alle vostre domande. Prima di iniziare, diciamo, di entrare proprio nel cuore pulsante di questo webinar, vorrei farvi una breve presentazione di chi siamo, per chi eventualmente non ci conosce. Allora, che dire, RTT è sul mercato italiano dal 1995 e a partire dal 2009 invece facciamo parte di una realtà internazionale che si chiama Quistor. Abbiamo sicuramente più di 20 anni di esperienza nel business. Ci sono 4 delivery center, abbiamo 10 sedi in Europa, di cui 2 in Italia su Milano e Roma, e in Europa invece 6, di cui ci sono 2 grossi centri propulsori in Spagna e in Olanda. Worldwide abbiamo circa 150 clienti e più di 200 risorse, di cui 50 in Italia. Da anni siamo Oracle Platinum Partner, infatti la nostra collaborazione dura da tanti anni e siamo partiti all'inizio con ERP diciamo, più tradizionali, in particolar modo diciamo, abbiamo una forte competenza su JD Edwards, per approcciare nel corso degli ultimi anni abbiamo sviluppato una grossa competenza anche per quanto concerne tutto l'ambito del cloud. Di cosa ci occupiamo? Quindi quali sono diciamo, le nostre principali business unit e quali sono i nostri servizi? Come business unit abbiamo tutta una parte concernente a Oracle JD Edwards, come dicevo siamo partiti da lì, quindi abbiamo veramente una grande esperienza. Ci occupiamo di NetSuite, di EPM, abbiamo tutta una parte dedicata alla reportistica e un team, diciamo un grosso team dedicato al management service e abbiamo anche una partnership con Stealth per quanto concerne il mondo del fashion. Quali sono i nostri servizi? Offriamo appunto consulenza, supporto funzionale, supporto tecnologico e supporto tecnico. E in particolare sul supporto funzionale e sul supporto tecnologico abbiamo appunto questo team dedicato di application management. Ecco, questo per fare diciamo un overview generale di chi siamo e come operiamo. Questo webinar, come dicevamo, è dedicato all'integrazione con l'e-commerce. Come mai abbiamo voluto portare questo tema in un webinar? Anzitutto, secondo questa, come potete vedere in questa slide, è una classifica di Cerved in cui ha indicato 10 settori che hanno avuto le performance migliori e il settore dell'e-commerce è al primo posto. Infatti, oltre ad essere un tema molto attuale e diciamo un po' il tema del futuro, ha sicuramente avuto in questo periodo un grosso implemento.
Inoltre ci sono dei fattori, diciamo, socioculturali che impattano sicuramente fortemente l'e-commerce e il suo sviluppo. In particolar modo nel corso degli ultimi anni c'è stato un incremento significativo del tempo speso con i digital device, c'è stato un incremento dello smart working e anche dell'uso dei social media. Sicuramente è aumentato l'uso del digital payment e dell'home banking e abbiamo a che fare sempre di più con persone o digital native o comunque tecnologicamente molto preparate. Il Covid sicuramente ha, diciamo, favorito l'incremento dell'e-commerce nell'ultimo periodo. Diciamo che secondo alcuni studiosi abbiamo avuto una crescita negli ultimi mesi che avremmo avuto invece in Italia, diciamo, prevista per gli ultimi 4-5 anni, quindi diciamo un impatto veramente consistente. Direi che possiamo entrare proprio nel vivo di questo webinar. In particolar modo vorrei fare intervenire anzitutto Alberto, quindi rivolgo, diciamo, la prima domanda a te e ti lascio la parola. Quali sono quindi secondo te le principali, diciamo, esigenze che riscontrano i nostri clienti? Allora, grazie Elisa e buongiorno a tutti innanzitutto. Sicuramente, come hai detto giustamente tu, l'impatto del Covid ha portato in evidenza un fenomeno che sicuramente era già in corso, ma che ha subito un'accelerazione estremamente veloce. Anche diversi dei nostri clienti che magari stavano cominciando ad approcciare il mercato dell'e-commerce si sono resi conto di dover dare un'accelerazione ai processi di implementazione e di integrazione dell'e-commerce perché il mercato lo stava chiedendo e l'e-commerce in questo momento può essere quello che aiuta l'azienda a superare anche un momento comunque di difficoltà e un cambiamento estremamente significativo nell'approccio al mercato. Fondamentalmente quello che noi riconosciamo, ci sono 3 casistiche in cui un'azienda si può trovare in questo momento rispetto all'e-commerce. Diciamo, le aziende che hanno già un e-commerce, una piattaforma e-commerce stabile, consolidata e già integrata col proprio sistema ERP o il proprio sistema gestionale. Queste sono aziende che sono partite negli anni scorsi, hanno riconosciuto nell'e-commerce sicuramente un canale di vendita importante e quindi hanno investito in anticipo e sono quelle che, diciamo, in questi ultimi mesi, settimane si sono trovati sostanzialmente a poter comunque mantenere una buona presenza sul mercato. Molte aziende fanno invece parte di una categoria che è rappresentata da quelle realtà che hanno esternalizzato l'e-commerce. Quindi chi utilizzava il canale in maniera marginale lo vedeva come un necessario complemento alla propria offerta tradizionale sui canali tradizionali, spesso e volentieri ha fatto la scelta di esternalizzare completamente il servizio di e-commerce, quindi affidarsi a delle società esterne che gestivano sia la parte, diciamo, di portale e-commerce, ma anche tutta la parte di logistica, di gestione delle giacenze, dei resi e quant'altro. Con il risultato sicuramente di poter coprire la problematica, ma non con l'efficienza richiesta, ma soprattutto con una grossa difficoltà a reggere un aumento significativo di volumi. Da qui molte aziende stanno pensando e stanno rendendo operativi dei progetti per riportare all'interno anche la parte e-commerce, quindi integrare nativamente la componente e-commerce all'interno dei propri processi per fare in modo che diventi un canale assolutamente indistinguibile dagli altri canali di vendita. La terza categoria, quella da un certo punto di vista anche più semplice da affrontare, sono le aziende che l'e-commerce non hanno mai avuto, non hanno ritenuto che fino adesso fosse un canale interessante perché privilegiavano comunque un approccio di tipo più tradizionale, quindi sono le aziende dove non solo c'è la necessità di, diciamo così, integrare un eventuale e-commerce con un sistema gestionale, ma c'è anche la necessità proprio di impostare da zero quelli che sono i processi collegati a una vendita di tipo e-commerce.
Ottimo, grazie, chiarissimo direi. Grazie. Vorrei farti però diciamo una seconda domanda, andando un po' più nello specifico. Direi, in che modo è possibile fare un'analisi proprio diciamo, dei processi aziendali? Ma allora, su questo quello che mi interessa soprattutto sottolineare è che l'inserimento di un canale e-commerce non è un progetto di tecnologia. In un caso di questo tipo, la tecnologia è semplicemente un abilitatore, è un qualche cosa che mi può aiutare a gestire bene quello che ho imposto. Se sbaglio la tecnologia sicuramente posso avere dei grossi problemi, ma la tecnologia da sola non risolve la problematica. L'e-commerce diventa un nuovo modo di vendere, diventa un modo nuovo di presentarsi al mercato, diventa un qualcosa che deve portare l'azienda a rivedere in parte i propri flussi, quelli tradizionali, quelli più consolidati, ma nello stesso tempo che deve essere integrato con quello che in azienda esiste già, perché chiaramente l'introduzione di un e-commerce non può penalizzare o danneggiare i canali tradizionali che l'azienda sta già utilizzando. Quindi, dal nostro punto di vista, un'analisi per poter inserire un flusso e-commerce e integrare i flussi e-commerce col proprio sistema gestionale richiede un'analisi attenta dei flussi, quindi quelli esistenti in azienda e quelli che si vuole implementare per la gestione specifica dell'e-commerce, ma anche quella che è la struttura aziendale in termini di processi. L'e-commerce richiede spesso delle tempistiche in termini di logistica, di evasione del magazzino, una gestione delle scorte, un controllo delle giacenze di magazzino diverse da quelle che vengono richieste dai canali tradizionali. Quindi senza un'analisi approfondita che impatti anche su queste componenti del business, il rischio è quello poi di avere un processo e-commerce che non funziona o che funziona male. E questo può essere estremamente penalizzante. Posso fare come esempio il fatto che a detta di tutti gli istituti di ricerca che si occupano di queste tematiche, una delle cose che porta alla disaffezione di un utente a livello di e-commerce è quello di poter acquistare un articolo e scoprire magari 2 giorni dopo che l'articolo in realtà non era disponibile e quindi non può essere spedito. Tra l'altro chi si affaccia sull'e-commerce normalmente è un cliente non fidelizzato, per cui nel momento in cui non trova da me la risposta corretta può andare rapidamente da un'altra parte. Nello stesso tempo è anche molto importante conoscere le esigenze dell'industria specifica. Sicuramente chi fa e-commerce nel settore della componentistica elettronica, nell'elettronica di consumo, ha delle logiche che sono molto diverse da chi fa l'e-commerce nel fashion, dove ad esempio la problematica dei resi è una delle problematiche più sentite e deve essere quella che viene gestita con la massima attenzione. Quindi anche avere un'ampia conoscenza di diversi settori merceologici, come è il caso di RTT, può aiutare il cliente a definire e ottimizzare al meglio i propri processi. Ottimo, grazie Alberto. Allora, diciamo che magari ti coinvolgerò dopo poi se ci sono eventuali domande. Io Ecco. sono qua. Esatto, grazie mille intanto dell'intervento. Allora, andrei un pochettino nella parte più tecnica, quindi farei intervenire Duilio e ti volevo chiedere quali sono gli aspetti tecnici da considerare? Buongiorno a tutti, innanzitutto sono Duilio Paliferro, grazie dell'invito al webinar, saluto tutti i partecipanti. Ecco. Elisa, rispondendo alla tua domanda, per l'appunto, ecco, come mostrato nella slide, l'aspetto tecnico da valutare è quello relativo ai software interconnessi, quindi all'interconnessione. Nel nostro webinar per l'appunto parliamo di integrazione perché parliamo di 2 sistemi distinti, quello e-commerce e il sistema ERP, che dialogano con platee di utenti diversi, quindi l'e-commerce dialoga con i clienti, mentre l'ERP dialoga con il back-end, con le persone che sono dietro, che lavorano appunto per l'azienda. Quindi costruire qualcosa che metta in comunicazione la richiesta del cliente con il software gestionale, quindi con le persone dell'azienda, è il cuore, diciamo, di un progetto di integrazione, di un progetto e-commerce. Se andiamo
alla slide successiva, esatto, qui abbiamo sintetizzato quelli che sono 4 processi base da considerare se vogliamo mettere in piedi un'integrazione e-commerce. Quindi partiamo dal punto 1, che è l'importazione dei prodotti, quindi tutto ciò che decido di vendere del mio portafoglio prodotti sull'e-commerce, che potrebbe esserlo un set ristretto di dati e di articoli diversi rispetto a quelli che ho in altri canali, nei canali tradizionali. Quindi individuare quali sono i prodotti che voglio vendere sull'e-commerce, e quindi questo può essere il primo flusso base. Acquisire gli ordini che entrano appunto dalla piattaforma e-commerce, e quindi permettere di aggiornare in tempo reale anche o non in tempo reale, questo è da stabilire poi in quella che è la tipologia di integrazione che viene messa in piedi. Quindi acquisire gli ordini e permettere a me azienda di riceverli e gestirli. Integrare il sistema e-commerce con l'ERP per quanto riguarda le spedizioni, quindi dare una risposta alla piattaforma e-commerce su quello che è lo stato avanzamento dell'ordine, se l'ordine è stato ricevuto, è stato spedito, è stato fatturato, e per l'appunto la generazione delle fatture, quindi permettere all'azienda di fatturare l'ordine e quindi di gestire con tutti gli adempimenti fiscali quella che è stata una vera e propria vendita dal canale e-commerce. In sintesi, questi sono i 4 processi base, quindi se vogliamo fare un'integrazione e-commerce si parte da questi 4 punti per creare quella che è la più semplice delle integrazioni che si possono mettere in piedi, ecco. Grazie. E invece per quanto riguarda gli scenari di integrazione? Riguardo gli scenari di integrazione, per l'appunto, qui abbiamo previsto, solitamente sono 3 scenari, quindi abbiamo uno scenario asincrono, quindi che il sistema e la piattaforma e-commerce e l'ERP vivono di vita propria, quindi non ci sono relazioni sincrone, quindi ciò che avviene sull'ERP, okay, non è collegato a ciò che avviene sull'e-commerce e diciamo con processi creati a posteriori, possiamo dire, okay, c'è una trasmissione dei dati tra i due software. Oppure c'è diciamo che quella che solitamente è quella che risponde di più alle esigenze dei clienti e anche delle aziende, è un'interconnessione sincrona quindi un'integrazione sincrona fra la piattaforma e-commerce e l'ERP, quindi dove ho il mio portafoglio ordini completamente aggiornato in tempo reale, quindi ho la disponibilità degli item e so quello che realmente accade nel singolo punto vendita, nel singolo magazzino, a che punto è il mio ordine, okay? Quindi in questo caso, quando si realizzano delle integrazioni sincrone, si hanno i sistemi perfettamente allineati. O altrimenti c'è l'integrazione ibrida, dove alcuni dati vengono aggiornati in maniera asincrona e altri sincrona. Ad esempio, se non ho una frequenza di aggiornamento dei listini o delle giacenze così frequente, posso decidere in una trasmissione posteriore, okay, quindi ad esempio in un aggiornamento schedulato giornaliero, mentre continuare comunque a gestire il portafoglio ordine in tempo reale. Questo è uno scenario che si colloca per l'appunto come, diciamo, una via di mezzo fra Sì. lo scenario asincrono e quello sincrono. Ok. Ti chiederei un'ultima domanda, giusto per dare, diciamo, alle persone che ci stanno seguendo contezza di quello che RTT può fare. Diciamo, come possiamo supportarli dal punto di vista tecnico nel loro business? Allora, quello che possiamo dire, riassumendo appunto in questa slide quelle che sono le nostre skill, è che noi possiamo mettere a disposizione, abbiamo visto nella prima slide di presentazione di RTT, quindi di oltre 20 anni di esperienza nel mondo gestionale, quindi nel mondo ERP e su diversi software ERP. Quindi innanzitutto c'è la competenza da un lato dell'ERP.
dall'altro lato c'è la conoscenza di più piattaforme e-commerce, senza entrare nello specifico e fare nomi di brand, eccetera. Abbiamo avuto più modo di lavorare con più piattaforme, utilizzando i protocolli più diffusi di comunicazione, dai protocolli SOAP, JSON, REST, quindi conosciamo, diciamo, entrambi e abbiamo esperienza in entrambi i settori, sia ERP che e-commerce, e questo è, diciamo, fondamentale per un progetto di successo. A questo aggiungiamo il fatto che possiamo attingere a un team con competenze diversificate, quindi con competenze di business settoriali che vanno dal food al fashion, all'automotive, quindi possiamo sicuramente mettere in campo dei team diversificati in base ai progetti, in quanto abbiamo tante persone che lavorano sul progetto e tante persone da poter coinvolgere, quindi riusciamo a creare un team ad hoc per il progetto stesso e specifico che ci è richiesto. Poi ci tengo a sottolineare la nostra esperienza nel campo dei web service, che è l'ambito che permette per l'appunto di realizzare sicuramente un progetto e-commerce di successo, perché è un protocollo di comunicazione dei più innovativi, quindi avere quel tipo di competenza lì, tecnica, è sicuramente un vantaggio per chi sceglie un'implementazione fatta da RTT. E poi ci sono tanti miei colleghi che hanno tanta esperienza sia di progetto che di analisi di processi, quindi nel disegno della soluzione sicuramente ci si affida a un team vincente, a un team che ha tanti progetti di successo alle spalle, e quindi le buone possibilità di riuscita, insomma, sono molte, ecco. Va bene, ottimo, grazie mille. Allora, per stare nelle tempistiche lascerei la sezione delle Q&A, perché ci sono arrivate un po' di domande. Adesso vi faccio una selezione così vi leggo e non so se volete rispondere, Alberto, Duilio, poi scegliete voi. Allora, la prima domanda che ci chiedono è: quali sono nel mercato attuale le soluzioni di integrazione più performanti tra ERP e e-commerce? Magari qua rispondo io. Sicuramente, come è stato detto all'inizio, noi siamo partner Oracle da diversi anni, quindi vediamo, diciamo, le soluzioni Oracle come le nostre soluzioni di riferimento. Sicuramente un'integrazione può essere fatta anche con delle logiche tradizionali punto, quindi comunque con una realizzazione di un'interfaccia dedicata tra i due sistemi o tra gli n sistemi che devono dialogare. Quello che però in questo momento è il nostro suggerimento è di, soprattutto nel momento in cui voglio avere un'integrazione spinta, quindi con molti flussi e molti dati che devono viaggiare tra la parte e-commerce e l'ERP, di introdurre dei sistemi cosiddetti orchestrator, quindi dei sistemi che sono in grado di gestire in maniera strutturata le integrazioni. Questo perché? Perché inserendo un orchestrator tra i due sistemi che devono comunicare, tutta la parte, diciamo, logica e tecnica di gestione della comunicazione viene demandata all'orchestrator, e la comunicazione con i sistemi finali, quindi l'ERP da una parte e l'e-commerce dall'altra, è fatta semplicemente attraverso dei connettori che possono essere facilmente sostituiti o modificati nel momento in cui per qualsiasi motivo decido di cambiare uno dei due sistemi. Quindi decido di cambiare il portale e-commerce perché la soluzione che ho scelto non mi soddisfa appieno oppure non regge più i miei volumi, ho la possibilità di sostituire questa parte, ma di ripristinare l'integrazione con gli altri sistemi in tempi estremamente rapidi. In questo momento, in questa categoria, il sistema più avanzato disponibile è il cosiddetto OIC, Oracle Integration Cloud. È una soluzione completamente in cloud che garantisce l'integrabilità di qualsiasi tipo di sistema, sia in cloud, quindi cloud con cloud, ma anche cloud con sistemi on-premise, semplificando moltissimo la struttura di realizzazione. Non so, Duilio, se vuoi aggiungere tu qualcosa. Su questo posso aggiungere che grazie a questo strumento, Alberto, abbiamo visto che anche chi ha delle release vecchie o dei software, diciamo, più
fuori garanzia o che non rispettano quelli che sono i protocolli attuali di comunicazione, prendendo in cloud, quindi una soluzione che pago ad utilizzo, posso portare, tra virgolette, il mio sistema nella modernità a comunicare con i sistemi più attuali. Quindi anche chi ha soluzioni, abbiamo visto i vecchi S400 o delle prime release di JD Edwards, con questo componente riesce a dialogare con altri componenti cloud, quindi in trasparenza può sicuramente far più scelte sul mercato se vuole dotarsi di soluzioni CRM, business intelligence e quant'altro. Quindi sicuramente è un facilitatore e agevolatore per chi è rimasto indietro e trova ormai il salto troppo in avanti. Invece con questo componente riesce a mettersi al passo, ecco. Quindi sicuramente Oracle con questo rilascio ha fatto, diciamo, ha colmato un gap che ormai c'era da qualche anno, ecco. Ottimo, grazie mille. Abbiamo altre domande? Vi faccio questa. Quali sono le principali criticità nell'integrazione dei listini? Qui Alberto, se vuoi rispondo io in base a quella che è stata Sì, un po' direi di sì, dai. la mia esperienza. Ecco, chi è che l'ha fatta? Ha fatto una domanda un po' critica perché, esatto, qui nella gestione dei listini e del promotion è sicuramente una delle criticità delle integrazioni e-commerce, perché come potete immaginare la questione del pricing sull'e-commerce è sempre in continua evoluzione, perché poi i prezzi seguono delle dinamiche spesso diverse da quello che è il canale classico, ecco, soprattutto per quanto riguarda l'ambito del promotion. Se pensate al Black Friday, dove vengono fatte delle forti scontistiche che vengono aggiornate continuamente anche nel corso della stessa giornata, se parliamo di vendite a volume, potete immaginare qual è la criticità di dover comunicare con un ERP dove ci sono delle scontistiche un po' più rigide, diciamo. Quindi l'integrazione dei listini ne abbiamo fatte diverse, ottenendo anche dei risultati ottimi. Faccio sempre riferimento al Black Friday, dove su un cliente rispetto all'anno prima siamo riusciti a fare il più 225% di vendite in un giorno, quindi abbiamo anche lì maturato un po' di esperienza. Insomma, sicuramente è un ambito critico, ma abbiamo diverse idee e soluzioni, ecco, per uscirne bene. Ho un'altra domanda, tanto grazie. Allora, nel caso di e-commerce già esistenti, ci sono discriminanti sul tipo di piattaforme o possono essere integrati tutti i CMS? No, non ci sono discriminanti, nel senso che normalmente è facile trovare che la scelta della piattaforma e-commerce magari è già stata fatta perché il marketing si è mosso anticipatamente, perché si stanno facendo delle prove e quant'altro. Quindi diciamo che noi spesso ci troviamo ad intervenire in situazioni dove comunque la scelta della piattaforma e-commerce è già fatta, dove comunque l'ERP è presente in azienda da molto tempo, quindi non abbiamo diciamo così, maturato una metodologia dove quello che troviamo non è mai un vincolo a determinare poi la soluzione ottimale di integrazione. Anzi, riteniamo che proprio uno dei nostri valori aggiunti più grossi sia quello di poter disegnare un'integrazione comunque di alto livello, a prescindere dai sistemi che ci troviamo di fronte. Va bene, allora direi così siamo nelle tempistiche. Ringrazio tutti, ringrazio le persone che hanno partecipato e ovviamente ringrazio sia Alberto che Duilio per questa spiegazione molto puntuale. Grazie a tutti. Grazie a voi e grazie a tutti quelli che hanno partecipato.